Visto il successo dell'esercizio di livello B1 pubblicato qualche settimana fa, ne ho preparato uno di livello B2, quindi affronteremo degli aspetti della grammatica italiana più avanzata e che veramente creano confusione nella testa di molti miei studenti. Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale pubblico lezioni ed esercizi per aiutarti a parlare italiano in modo sempre più corretto e naturale. Ma cominciamo subito il nostro esercizio e parliamo di verbi modali. Completa queste frasi con i verbi ho voluto, ho potuto e volevo. Ti do 10 secondi per riflettere, ma ferma il video per avere più tempo, Ecco le soluzioni. Per i verbi modali ho bisogno di fare una premessa. Sono dei verbi molto birichini perché all'imperfetto e al passato prossimo i verbi modali dovere, potere e volere hanno connotazioni diverse, comunicano messaggi diversi. Questi verbi all'imperfetto non ci danno informazioni sul risultato. Se io dico ieri sera non volevo uscire, imperfetto del verbo volere, non capisco o non dico se sono uscito o se sono rimasto a casa. Devo aggiungere delle informazioni. Ieri sera non volevo uscire, ma Simone ha insistito e ho cambiato idea. Invece, quando i verbi modali sono al passato prossimo, il risultato è certo. Se dico ieri sera non ho voluto uscire, significa che non sono uscito. Nella prima frase non avrebbe senso, perché alla fine sono uscito. Quindi ho usato il verbo volere all'imperfetto. Non volevo uscire, non avevo intenzione di uscire, ma poi Simone mi ha chiamato, ha insistito e ho cambiato idea. Nella seconda frase, invece, ho usato il verbo volere al passato prossimo, perché il risultato è certo. È certo che ho offerto da bere a tutti, perché ho speso un sacco di soldi. Ho speso un sacco di soldi perché ho voluto offrire da bere a tutti. È una cosa certa e quindi ho usato il passato prossimo. Ultima frase. Avevo dimenticato il portafogli a casa e quindi non ho potuto visitare la mostra. È sicuro che non l'ho visitata, perché non avevo il portafogli. Poi forse dopo qualcuno mi ha prestato dei soldi e quindi qui potrei usare il verbo potere all'imperfetto, ma non era tra le soluzioni. Quindi i verbi modali al passato prossimo, risultato certo. Imperfetto, incerto. Bisogna aggiungere informazioni. Conoscevi questo aspetto dei verbi modali? È un aspetto molto particolare, infatti ne parliamo in modo approfondito nel nostro corso A Tutto Italiano B2. E tutto il contenuto di questa lezione è anche raccolto in modo chiaro e preciso in un documento PDF che ho preparato per te e che puoi ricevere gratuitamente cliccando sul link che trovi nella descrizione qui sotto. Inserisci il tuo nome e il tuo indirizzo email nella pagina che apparirà e in pochi minuti lo vedrai nella tua casella di posta. Da quel momento riceverai anche i prossimi video che pubblichiamo qui sul canale YouTube, gli episodi del podcast, informazioni culturali, informazioni sui nostri corsi, ma potrai disiscriverti in qualsiasi momento. Continuiamo il nostro esercizio e in un esercizio di livello B2 il congiuntivo non può mancare, ma cominciamo con un verbo regolare. Completa queste frasi con il verbo capire al tempo giusto del congiuntivo. 10 secondi. Ma ferma il video se hai bisogno di più tempo,
Soluzioni? Eccole. Nelle prime due frasi usiamo il congiuntivo perché si parla di incertezza, un'impressione o un'opinione. Pare che, credo che. Nella terza frase invece usiamo il congiuntivo perché abbiamo una congiunzione concessiva. Le congiunzioni concessive, sebbene, benché, nonostante, malgrado, richiedono sempre il congiuntivo. Nella prima frase usiamo il congiuntivo presente. Pare che tu non capisca le mie battute ironiche. Parliamo del presente. Nella seconda frase, invece, ho usato il congiuntivo passato. Ho spiegato a quei turisti come arrivare al castello, ma non credo che abbiano capito. Qui abbiamo l'attenzione è nel presente, credo. Che non abbiano capito prima, quindi il verbo al congiuntivo si riferisce a un momento precedente rispetto al presente. Nell'ultima frase, invece, ho usato un congiuntivo imperfetto, capisse, o stesse capendo, nella perifrasi stare più gerundio. Perché? L'imperfetto del congiuntivo è parallelo all'imperfetto dell'indicativo. Indica una descrizione o un'azione che dura in un tempo indeterminato, ma è congiuntivo imperfetto perché rientra nei casi del congiuntivo, in questo caso la congiunzione concessiva. Potremmo usare la locuzione anche se, che in italiano non richiede il congiuntivo. Paolino ascoltava il professore anche se non stava capendo niente o non capiva niente. Vedi? Imperfetto dell'indicativo, ma con sebbene usiamo l'imperfetto del congiuntivo. Come sta andando? Continuiamo? Perché vorrei giocare con i verbi pronominali. Completa queste frasi con i verbi tenerci, smetterla e cavarsela. Soluzioni? Il verbo tenerci è formato dal verbo tenere più il pronome ci e insieme formano questo verbo pronominale, tenerci, che significa considerare importante. Attenzione a non rompere quel vaso, credo che Anna ci tenga molto. Credo che Anna consideri questo quadro, questo vaso importante. Usiamo il pronome ci più il verbo tenere al congiuntivo qui, perché credo che Anna ci tenga, credo che lo consideri importante. Il secondo verbo è cavarsela, che in questo caso significa riuscire, fare qualcosa con successo. È formato dal verbo cavare più il pronome si più il pronome la. Vai alla partita, gioca con decisione, vedrai che te la caverai. Abbiamo i due pronomi, se che diventa te alla seconda persona, la invariato e il verbo cavare al futuro, te la caverai o vedrai che ce la farai, che riuscirai, te la caverai. E l'ultimo è smetterla. Elisa, smettila di parlare sempre del tuo ex fidanzato, per favore. Smetterla significa smettere di fare qualcosa, qualcosa che è fastidioso per qualcun altro. Il verbo smettere più il pronome la. In questo caso il verbo smettere è all'imperativo informale, smetti. Per questo il pronome si trova dopo. All'imperativo informale i pronomi seguono sempre il verbo. Abbiamo visto quindi i verbi cavarsela, smetterla e tenerci. Informazione importante. I verbi cavarsela, smetterla, farcela includono al loro interno il pronome la, che è femminile. Questo significa che nei tempi composti, come il passato prossimo, il participio passato è sempre femminile, indipendentemente dal soggetto,
anche se il soggetto è maschile. Flavio ha giocato la partita e se l'è cavata. Se la è cavata. Abbiamo il pronome si, il pronome la e il verbo cavare al passato prossimo con il participio femminile, cavata, perché cavarsela include il pronome la. Lo stesso vale per smetterla. Finalmente l'hanno smessa di parlare e di fare rumore. Oh, l'hanno smessa. È tutto chiaro? Possiamo continuare? Prossimo argomento. Il periodo ipotetico. Completa queste frasi con il verbo riuscire coniugato correttamente. Se riuscissimo a vincere almeno 50.000 euro, potremmo aprire un mutuo e comprare quella casa che ci piace tanto. Chissà se ci riusciremo. Se scrivessero delle istruzioni più chiare, adesso noi riusciremmo a montare questa libreria senza problemi. Siamo di fronte a un periodo ipotetico del secondo tipo, chiamato anche periodo ipotetico della possibilità, perché indica una condizione e un'ipotesi possibili, ma generalmente poco probabili. Se riuscissimo a vincere almeno 50.000 euro, ma è difficile. Abbiamo quindi la condizione introdotta dal se e il verbo al congiuntivo imperfetto, se riuscissimo, se scrivessero, e la conseguenza al condizionale presente. Potremmo aprire un mutuo, riusciremmo a montare questa libreria senza problemi. Congiuntivo imperfetto e condizionale presente. Altro esempio. Se fumassi di meno, condizione, faresti meno fatica a salire le scale. Conseguenza. Oppure, il mondo sarebbe meraviglioso se non ci fossero le guerre. In questo caso ho invertito la conseguenza e la condizione, ma la regola rimane quella. Periodo ipotetico del secondo tipo. Ma adesso per te ho qualcosa di molto particolare. Parliamo di forma passiva. In italiano il passivo può assumere diverse forme, è un trasformista. Possiamo formare il passivo con vari verbi. Il verbo essere più il participio passato. Questo palazzo è stato costruito nel 1940. È la forma classica, essere più participio passato. Oppure con il verbo venire più il participio passato. O con il verbo andare più il participio passato. Completa queste forme passive con essere, venire o andare coniugate nel tempo corretto. Soluzioni? Eccole qua. La carta va buttata nel cassonetto blu, non in quello giallo. La carta va buttata. La forma passiva con il verbo andare più il participio indica un obbligo. Va significa deve essere. La carta deve essere buttata nel cassonetto blu. È un obbligo. Nella seconda frase possiamo usare la forma classica con il verbo essere o con il verbo venire, perché in molti casi sono intercambiabili. La spazzatura è raccolta ogni lunedì mattina o viene raccolta ogni lunedì mattina. La frase standard sarebbe raccolgono la spazzatura ogni lunedì mattina, ma nella forma passiva la carta viene raccolta o è raccolta, sono intercambiabili. Potrebbe esserci una piccola sfumatura di significato, ma lo spiego tutto nel video che trovi
Qui o qui, non mi ricordo mai dove lo mette, YouTube. E nell'ultima? Anche qui potremmo usare sia essere che venire? No, il cassonetto del vetro è stato svuotato la settimana scorsa. Qui abbiamo il verbo essere al passato prossimo, perché è successo già nel passato, e il participio passato svuotato. Ma nei tempi composti non possiamo usare venire nella forma passiva. Non possiamo dire il cassonetto del vetro è venuto svuotato. No, il verbo venire nella forma passiva si usa solo nei tempi semplici. Presente dell'indicativo, condizionale presente, congiuntivo presente, futuro semplice e così via. Ma qui abbiamo un passato prossimo, è stato svuotato. Essere è l'unica soluzione e andare no, perché non è un obbligo, non parliamo di un obbligo. Tosta questa, eh? E adesso parliamo di preposizioni. Completa queste frasi con di o da. Con gli indefiniti come qualcosa, niente, nessuno, qualcuno, possiamo trovare la preposizione di seguita da un aggettivo, quindi indica una qualità. C'è qualcosa di buono in frigo? Facciamo qualcosa di bello oggi insieme? Qualcosa, niente, di più aggettivo, indica una qualità. La preposizione da seguita da un verbo, invece, indica una finalità. Preparo qualcosa da mangiare per i ragazzi, qualcosa con l'obiettivo di dare ai ragazzi del cibo, e ha una funzione modale perché sostituisce anche il verbo potere, qualcosa che i ragazzi possano mangiare, ma è comunque una sorta di finalità, di obiettivo. Qualcosa, niente, nessuno, da più verbo. Il professore cerca qualcuno da interrogare, qualcuno che possa interrogare. E anche nell'ultima frase usiamo da. Che noia, in questo paesino non c'è niente da fare, non c'è niente che possiamo fare. Da più infinito. Conoscevi tutte le regole grammaticali di questo video? Di livello B2? Fammelo sapere nella sezione dei commenti. Fammi sapere quale regola grammaticale nuova hai scoperto o quale hai ripassato perché l'avevi dimenticata. Fammi sapere se hai dei dubbi. Interagisci anche con gli altri studenti che hanno guardato questo video per supportarvi a vicenda, perché lo so, la grammatica italiana a volte può essere ostica, ma non dobbiamo fermarci di fronte alle difficoltà. Vediamole come delle cose interessanti che ci permettono di scoprire sempre meglio la lingua dell'amore. E per rinfrescarti la memoria, per ripassare o imparare tutte le regole grammaticali o la maggior parte delle regole grammaticali di cui abbiamo parlato oggi, ho preparato dei video per te. Li metto qui così sarà più facile per te accedervi. E ricordati di scaricare il documento PDF gratuito attraverso il link che trovi qui sotto. Include tutto il contenuto dell'esercizio di oggi con le spiegazioni e gli esempi. E riceverai anche un esercizio, mi sono dimenticato di dirlo prima. Sì, riceverai anche degli esercizi per fissare quello di cui abbiamo parlato oggi. Buono studio e grazie per la tua fiducia. Un abbraccio, ciao ciao!